Sabato 28 marzo, di nuovo in compagnia di una gradita ospite, Giada, mia co-conduttrice, Ciao. per una puntata che vorremmo dedicare al gruppo del buon Till Lindemann, attualmente in condizioni di salute non eccezionali, ma speriamo procinto di ottima guarigione. Quindi parliamo dei Rammstein. Mi pregio di avere al mio fianco la massima esperta nazionale sull'argomento e nonché anche colei con cui, pur senza conoscerci, abbiamo frequentato in contemporanea lo stesso concerto, e che era il loro, diciamo, primo grande palasport in Italia nel febbraio 2005 al Forum di Assago. Io ero nel parterre, mentre tu dov'è che eri? Ero in piccionaia nel terzo anello, sotto il follow spot proprio. Era ancora poco esperta, ma si è rifatta. Sentiamolo dalla sua stessa bocca. Allora, intanto smentiamo questa cosa che sono la massima esperta, perché assolutamente no. E semplicemente dopo il concerto al forum mi sono unita a quello che un tempo sostituiva Facebook e i vari social network, cioè i gruppi Yahoo. Mm. C'era un gruppo I padri Yahoo di Facebook, veramente. dedicato ai Rammstein, che era moderato dalla grandissima Forla, che saluto con affetto, e che tuttora modera la pagina italiana e il sito rammstein.it, che è nato appunto al tempo, anche con il contributo mio e di altre ragazze a cui aveva chiesto appunto di dare una mano, perché eravamo le più attive al tempo e abbiamo tradotto articoli, eccetera, eccetera. Quindi è questo, diciamo, il mio curriculum riguardo i Rammstein, Mica ecco. poco. E con queste ragazze hai visto altri concerti? Sì, ci siamo appunto, come spesso accade, conosciuti virtualmente, e poi abbiamo avuto con alcune di loro occasione di incontrarci durante appunto un concerto della parte estiva del tour di Rise Rise, che era quella appunto che è passata anche da Milano nell'inverno 2005, che poi ha fatto anche il resto d'Europa nella stessa estate. Visto che siamo qui a parlare di live album, quindi presumo mi stai per citare Volkerball. Esattamente, sono qui per parlarvi di Volkerball, che è appunto l'album live di questo tour di cui stavamo parlando. Di Rise Rise. Esatto, però non ve lo posso mostrare perché ufficialmente ce l'ho ancora nell'altra casa a Bologna, però vi assicuro che ce l'ho. Lo testimonio, e tra l'altro ne ha anche un'edizione mica da ridere, per Esatto, collezionisti. l'edizione Super Mega Deluxe, che è un libro tipo grande così, libro fotografico con appunto foto del tour, DVD. vari CD, vari DVD, quindi la versione sia audio che video del concerto, perché ricordiamo che il concerto dei Rammstein, oltre che sentito, va assolutamente visto. E niente, appunto. Questa è stata registrata all'Arena di Nîmes principalmente in Francia, Francia, sì. e poi anche in Inghilterra, in Giappone e Russia. Russia, alcuni pezzi. E durante quel tour è stato presentato nelle 3 date che hanno fatto a Berlino a fine del giugno 2005 anche il primo singolo di Rosenrot, che era l'album successivo a Rise Rise, che è poi uscito nell'ottobre dello stesso anno, che era Benzin. Qualcuno qui l'ha ascoltata in anteprima, e non sei in tu. queste date, e non ero io, confesso. Esatto, sì, sono andata appunto, questo è stato il concerto a cui ho partecipato con altre ragazze del gruppo, del forum esatto, del forum di Yahoo, e ci siamo. Come si chiamava il forum? Rammit, credo. Rammit. Sì, che è ancora il nome anche del gruppo Facebook. E a testimonianza che non vi sto dicendo delle balle,
perché i nostri ascoltatori vogliono vedere con mano, Esatto. già non si sa se c'hai questo disco. Ti tolgo la luce che ti stava arrivando in Ah, faccia. ecco, ecco cos'era. Io che pensavo di essere colto Era la così, luce. divino, luce divina. Vi faccio vedere questo bellissimo quadretto. Aspetta che si vede il riflesso. Esatto, Ecco. così si vede meno riflesso, che si compone Biglietto originale. biglietto fighissimo, acquistato direttamente sul Aspetta, sito te dei lo tengo io, Rammstein. faccio da valletta. In questo pezzo vedremo il biglietto, la foto promozionale dei Rammstein che ci è arrivata con il biglietto, senza maggiorazione di prezzo. Il biglietto... dice adesso io ho ordinato un biglietto e mi hanno fatto arrivare la foto. Non è così scontato. Assolutamente, altri tempi. E il biglietto aereo, il biglietto della metropolitana e alcuni dei coriandoli che sono stati sparati in occasione di America. Grande. Quindi è stata una delle 3 date al Wuleheid Park Wuleheid. Bühne, un'arena da 13.000 persone, mi sembra. Fantastico. Molto bella e... È stata la stessa dove avevano registrato il loro precedente live. Esatto. Live House? Il Live House Berlin, giustamente, che è... essendo stato fatto a Berlino. Di questo vi posso mostrare sia il CD che il DVD. È stato registrato nel 98. Quindi il tour di Sehnsucht. Sì. Lo confermo. Me lo confermo dalla regia. Mi confermo dalla regia e è stato il DVD, diciamo che mi ha fatto innamorare di questo gruppo. Già lo conoscevo per altre canzoni, ma quando ho visto la loro performance dal vivo ho comprato il biglietto per Milano, appunto, e poi successivamente quello per Berlino. È stata effettivamente emozionante poi vedere un concerto dal vivo nella stessa location di Live House Berlin, tra l'altro proprio sotto palco. È stato il mio primo concerto fatto sotto palco. Grande. È stata una prova fisica di un certo livello. Ti sei rifatta del forum, insomma. Assolutamente, sì, Brava. sono molto orgogliosa di questa cosa. E quindi, per concludere... Questo DVD, peraltro, è stato rifatto uscire proprio in questi giorni, lo abbiamo scoperto mentre preparavamo la puntata, ieri, è stata fatta uscire una nuova versione che contiene un pezzo che originariamente era stato censurato nella versione video, esatto. che era Book Dish, sì. Book Dish, che è appunto un brano che era piuttosto reso esplicitamente dal vivo. Ecco, i Rammstein sono famosi anche per, diciamo, dei riferimenti anche sessuali abbastanza pesanti dal vivo. Sempre ironici, però comunque molto hanno dovuto, nella prima versione hanno dovuto censurarlo proprio perché era abbastanza esplicito quello che Till faceva a povero Flake, il tastierista, però adesso potete ripescarlo e comprarvi la versione uncensored, cosa che farò nel momento in cui spegnerò questo video. Invece, per concludere, comunque dal punto di vista della discografia live è uscito anche un CD registrato a Parigi nel tour del 2012, ho letto, che purtroppo non abbiamo, quindi anche questo dobbiamo comprare. E quindi nel Made in Germany Tour, che era il tour del Best Of, di cui tu hai un cofanettone, magari lo facciamo vedere in una prossima puntata. E invece dal punto di vista del video c'è anche un DVD che è un documentario in realtà della loro scalata dell'America, che si chiama America, appunto, dove ci sono anche credo un video della loro esibizione al Madison Square Garden, se non vado errata. Sì, è giusto. E lo dico io stavolta, non ci sono versioni in vinile di questi live. Almeno non di Live House Berlin, mentre invece di Volkerball forse sì, non lo so, controlleremo. Comunque, se no l'avrei comprato. Vabbè, comunque sia. Noi, cari Rammstein, aspettiamo la versione in vinile, ma soprattutto vi aspettiamo in concerto a luglio. Virus permettendo, e se Till corna facendo, si rimetterà sicuramente, già, non ci scherziamo. Comunque sia, se non sarà quest'anno, le recupereranno. E ci vediamo in ogni tutti caso, a un concerto dei Rammstein. Esatto, lo aspettiamo con forza. Ciao ragazzi. Auf Wiedersehen.